Ciao a tutti e benvenuti. Quello che voglio farvi vedere oggi è come creare un'applicazione che, come dice la slide, funziona ovunque. Questo cosa vuol dire? Tablet, cellulari, PC, televisioni, chiunque abbia, qualunque oggetto abbia installato un browser web. Allora, cosa serve? Vi dico subito, serve un browser web per visualizzarla. Possiamo usare Chrome, Firefox, Internet Explorer che ora si chiama Edge e un editor di testo. In realtà qui c'è molta libertà, sugli editor di testo potete utilizzare un Notepad, un Visual Studio come state vedendo qua, perché quello che vi suggerisco è quello che dà tante semplificazioni. Vi sconsiglio, o meglio non si può usare editor di testo come Word perché inseriscono dei caratteri che danneggiano il nostro codice. Per scaricare Visual Studio non siete obbligati, ma se voleste si va sul sito code.visualstudio.com. A questo punto è possibile avviare l'installazione scaricando la versione adatta. Immagino che voi abbiate Windows. Scaricate, la installate. Allora, qui vi faccio vedere un po' il programma che ho creato, così da farvi vedere un pochino qual è il risultato. Ci sarà una parte di script e una parte di grafica. È fatto in HTML e in JavaScript, un linguaggio nato nel 95 per rendere dinamiche le pagine, però noi lo stiamo usando per creare la parte di funzionalità di interazione di questa app. Vi ho fatto un esempio molto semplice perché volevo mostrarvi quanto è semplice fare qualcosa, poi dopo dipende quanto volete renderla complessa e che app volete fare. Qua nell'esempio vi faccio fare un'app che fa la moltiplicazione tra due numeri, è molto semplice però vi serve come inizio. L'idea è di creare due input di testo dove voi potete inserire i numeri a scelta, un tasto moltiplica e poi un campo dove visualizzerete il code. Create un nuovo file di testo, lo create, lo salvate e lo salvate come moltiplicazione.html. Ora vediamo il risultato. Allora, apriamo il nostro programma moltiplicazione.html con un invio sul file oppure doppio clic o tasto destro, apri con e aprite col file col programma che preferite, che sia un browser, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge. Inseriamo due numeri per provare ed ecco la moltiplicazione. Per darvi l'idea, questo che abbiamo creato è semplicissimo, ma si possono fare dei lavori di grande qualità, di grande livello, tipo Photopea. Photopea è stato creato da una persona ed è stato pubblicato gratuitamente, vi invito anche a provarlo. È un programma di fotoritocco, è come Photoshop, potete aprire dei file, crearne di nuovi, fotoritoccare, modificarli e fare quello che più vi piace. Per arrivare a questo livello vi consiglio, se siete interessati, di andare su questo sito bootreschools.com che contiene molte guide sui linguaggi di programmazione. In questo caso potete usare solo quel poco che vi serve per arricchire il nostro programma di base e possiamo utilizzare l'HTML per vedere qualche altro elemento. Per esempio non abbiamo utilizzato le text area, che sono dei campi di input molto più larghi, e JavaScript per poter inserire altri elementi di logica. Io vi faccio un saluto e ci vediamo al prossimo video.